Salve, benvenuti e bentrovati. Chi conosce un po' il mio canale sa che per molti tutorial metto a disposizione dei file PDF da scaricare. Alcuni di questi contengono i disegni dei progetti con le misure, altri invece dei veri e propri cartamodelli da stampare e usare per riportare le forme su carta, cartoncino, cartone, plastica. Per alcuni potrebbe essere utile personalizzare, adattare alle proprie esigenze questi cartamodelli, che significa ingrandirli o ridurli un po' nelle dimensioni. Ecco, questo si può fare semplicemente attraverso la fase di stampa senza doverli poi ridisegnare completamente. Lo vedremo in questo tutorial e in particolare utilizzerò Acrobat Reader, che è un programma gratuito dell'Adobe o dell'Adobe se preferite, che ha in sé diverse funzionalità che si possono sfruttare proprio per ottenere questo risultato. Con Inkscape ho preparato un file PDF molto semplice per fare le prove. Si tratta di una figura geometrica non complessa ma articolata, composta da un quadrato, due rettangoli e un cerchio, più una linea sottile tratteggiata. Per prima cosa apro il file con Acrobat Reader e stampo il disegno in scala reale, quindi vado in File, Stampa. Le prossime volte userò la scorciatoia da tastiera per aprire questa finestra che è CTRL più P. La parte che ci interessa è Gestione e dimensioni pagina, con la scheda Dimensioni attiva. Per stampare la pagina in dimensioni reali, bisogna selezionare Dimensioni effettive. Sulla destra c'è un'anteprima di come verrà stampato il foglio. Sopra ci sono le dimensioni del documento in millimetri. Si tratta di una 4, anche se c'è una leggera, sottostima, però la dimensione è vicinissima ai 21 x 29,7 cm della 4. La misura sotto invece è la dimensione del supporto, ovvero del foglio su cui la stampante farà la stampa, e si tratta sempre di una 4. Questo valore è invece leggermente più grande, ma parliamo di frazioni di millimetri. Per stampare con le dimensioni reali è fondamentale selezionare dimensioni effettive, perché se si spunta adatta, Acrobat applica una riduzione per assicurarsi che il disegno non venga tagliato sui bordi durante la stampa. Ed infatti il programma riporta il fattore di riduzione che in questo caso è pari al 96%, ovvero riduce del 4%. Quindi riseleziono dimensioni effettive per stampare il disegno in scala reale, vale a dire con le dimensioni al 100%. Indipendentemente da quello che voglio, e cioè ingrandire o ridurre il disegno, la prima cosa da fare è prendere, sul foglio stampato in scala reale, una misura. Quale scegliere dipende da come è fatto il disegno, dalle proprie esigenze e quindi varia caso per caso. Può essere una dimensione totale o parziale. In questo disegno potrei misurare il cerchio, oppure il quadrato, o tutta questa larghezza. Le 3 dimensioni, in centimetri, li ho scritti a matita. Decido di prendere il diametro del cerchio come riferimento, che misura 4,8 cm. Supponiamo che il diametro del cerchio io lo voglia portare da 4,8 cm a 4 cm. Dunque 4,8 è la sua dimensione reale, in scala 100%. Devo trovare il valore percentuale che riduca il disegno alle dimensioni che ho scelto. Questo risultato si ottiene con due semplici operazioni. Divido 4 per 4,8, quello che ottengo va moltiplicato per 100. Nelle riduzioni bisogna sempre tenere presente che sì, si riduce il disegno, ma si assottigliano anche le linee. Perciò se un disegno ha delle linee sottili, il rischio è che queste si perdano un po'. Certo, la risoluzione della stampante può fare un po' la differenza, ma in linea generale riduzioni eccessive comportano sempre perdita di dettaglio. Torno sul programma Acrobat dove c'è il PDF di prima. Con CTRL più P apro la finestra di stampa. Il valore che ho calcolato va inserito nel campo Scala personalizzata, quindi qui metto 83,3. Clicco sulla scheda Dimensioni affinché Acrobat acquisisca il valore ottenuto e mi dia il feedback nell'anteprima. Potete subito notare che l'immagine di anteprima sulla destra cambia e mostra l'immagine ridotta. Il resto delle impostazioni nella finestra rimangono così come sono. Clicco su Stampa. Controllo sul foglio stampato il risultato per vedere se la misura ottenuta corrisponde. La misuro con un righello e sono 4 cm per il diametro del cerchio, proprio come volevo.
Adesso voglio fare un ingrandimento e portare il diametro del cerchio da 4,8 cm a 5,5 cm. Come per la riduzione, anche in questo caso il calcolo è fatto da una divisione e una moltiplicazione. Divido 5,5 per 4,8, il risultato lo moltiplico per 100. Per quanto riguarda gli ingrandimenti, il limite è rappresentato dal formato. Solitamente si ha a che fare con la 4. I più fortunati avranno la 3 e allora avranno anche altre possibilità. Bisogna controllare, cioè, che l'ingrandimento non sia eccessivo tanto da uscire dall'area di stampa e la parte che esce dall'area di stampa naturalmente verrà tagliata. Quindi prima di procedere con la stampa bisogna verificare se l'ingrandimento è accettabile. Torno su Acrobat al mio solito file PDF di prova. Apro la finestra di stampa con CTRL-P ed inserisco il valore 114,6 nel campo Scala personalizzata. Subito osservo nell'anteprima di stampa che l'immagine arriva a toccare il bordo superiore del foglio. Molto probabilmente una parte del disegno verrebbe tagliata, quei soliti 5 mm di bordo in cui le stampanti non stampano. Quindi 114,6 è un ingrandimento eccessivo. Non va bene e devo ridurlo. Magari provo portando il diametro da 4,8 a 5,2 cm, con un incremento percentuale di 108,3, calcolato allo stesso modo visto prima. Lo inserisco nel campo e nell'anteprima vedo che questa volta il disegno rimane all'interno dell'area di stampa. Quindi lo stampo. Controllo su carta il risultato ed effettivamente il diametro misura 5,2 cm. Anche in questo caso ho ottenuto la dimensione che volevo. Come si è visto, non è stato possibile ingrandire il disegno più di tanto, però esistono dei trucchetti che permettono di aggirare il problema. Il primo trucchetto usa l'orientamento del foglio. Nella finestra di stampa inserisco il valore 114,6% che prima ho dovuto scartare. Come previsto, nell'anteprima il disegno arriva al limite dell'area di stampa. A questo punto vado sotto in orientamento e seleziono orizzontale. Il programma ruota il foglio di stampa e potete vedere che ora il disegno non tocca più i margini, anzi c'è spazio per un ingrandimento maggiore. Però, anche se ho risolto il problema, questa soluzione può andare bene solo se il disegno da stampare si trova in alto. Se è in basso verrebbe tagliato perché la stampa viene ruotata di 90 gradi rispetto al foglio. C'è tuttavia un'altra soluzione possibile, quella di sfruttare la funzionalità vista corrente che Acrobat Reader mette a disposizione. Con il file aperto su Acrobat faccio una zoomata per ingrandire il disegno. Devo fare in modo che occupi tutta la finestra del programma. Se serve adatto la dimensione della finestra per farcelo stare. Per zoomare posso usare i valori predefiniti, inserire un valore che non c'è nei predefiniti, oppure, metodo che preferisco, fare una zoomata interattiva, tenendo premuto il tasto CTRL e ruotando contemporaneamente in avanti o indietro la rotella del mouse per ingrandire o ridurre. Apro la finestra di stampa con CTRL-P e vado in Altre opzioni, spunto Vista corrente. Nell'anteprima la parte visualizzata, quindi solo quello che si vede dopo aver zoomato e non l'intera pagina del PDF, viene messa al centro del formato di stampa. Sopra viene riportata in millimetri la dimensione selezionata del documento, sotto c'è sempre la 4 di stampa ma ruotato di 90 gradi. Ora posso agire su scala personalizzata. Inserisco 114,6 e come si vede potrei fare ingrandimenti anche più grandi. Provo allora con un valore percentuale che porta il diametro di 4,8 cm a 6 cm. Dal calcolo risulta 125%. Lascio l'orientamento su automatico. Inserisco il valore e rimane ancora molto spazio attorno al disegno, ma mi fermo qui e stampo. Proprio come appariva nell'anteprima di stampa, il foglio è stato ruotato, o meglio, è stato ruotato il disegno. La forma geometrica è centrata ed il diametro del cerchio misura 6 cm, esattamente come volevo. Riassumendo, la dimensione originale del file è rappresentata sempre dal 100%, quindi se si vuole ingrandire o ridurre bisogna rispettivamente aumentare o diminuire questo valore. Perciò se voglio ingrandire del 15% devo inserire 115%, se voglio ridurre del 20% devo inserire 80%. Per quanto riguarda il calcolo invece ho sempre fatto solo due operazioni, una divisione e una moltiplicazione. In generale si prende la misura che si vuole ottenere e la si divide per quella misurata sul disegno in scala reale. Il risultato si moltiplica per 100.
Nella realtà queste operazioni non sono altro che il risultato di una proporzione. 100 sta a x, il valore, l'incognita che cerchiamo, come la misura fatta sulla carta, in dimensioni reali, sta a 4 il valore che noi stiamo cercando. Con semplici passaggi algebrici si trova il valore di x. Adesso vediamo l'ingrandimento, che è l'operazione un po' più problematica applicata ad un cartamodello vero e proprio. Come esempio prendo il PDF realizzato per il tutorial sugli addobbi natalizi a tema pacchetto regalo numero 2 del 2020. Apro il PDF con Acrobat e come vedete ci sono ben 5 cartamodelli tra cui scegliere. Se procedo usando soltanto l'opzione scala personalizzata, non potrei ingrandire più del 15%. Infatti i disegni nell'area di stampa già arrivano al limite. Con il primo trucco riesco ad ottenere un risultato solo sul cartamodello in alto, gli altri due verrebbero tagliati. Ma con il secondo trucco posso essere quasi chirurgico. Decido di ingrandire il cartamodello di centro. Chiudo la finestra di stampa e torno al documento PDF. Ingrandisco e centro la parte interessata, cercando di escludere il resto se è possibile. CTRL P per riaprire la finestra di stampa, vado in altre opzioni e spunto vista corrente. Nell'anteprima compare solo la parte che ho selezionato. Adesso posso inserire il valore di ingrandimento che voglio. Provo con 200, un raddoppio. Come vedete dall'anteprima potrei con questa soluzione più che raddoppiare le dimensioni del cartamodello. Il video è terminato, spero possa essere d'aiuto a qualcuno. Io vi saluto e vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale, naturalmente se vi va, altrimenti passate di qua ogni tanto a trovarmi.